Oggi esistono svariati tipi di first person shooters, tutti molto diversi tra loro, ma la cosa che li rende tali è sempre il fatto che il giocatore impugni un'arma. Oggi siamo spesso abituati a trovare l'arma nell'angolo basso destro dello schermo, ma non è sempre stato così. Infatti in passato gli FPS avevano l'arma posizionata al centro e in questo nuovo video vi spiegherò perché era così e soprattutto perché gli FPS moderni hanno smesso di avere questo dettaglio ad oggi certamente nostalgico. Io sono Gazzaro7x e benvenuti in questo nuovo video. Se siete giocatori ai grandi classici in prima persona come Wolfenstein 3D, Doom, Duke Nukem, Quake o Heretic, sicuramente vi sarete chiesti almeno una volta perché l'arma in questi giochi si trova al centro dello schermo e non su un fianco come in molti FPS moderni. Ebbene, la risposta è piuttosto semplice ed è più un motivo di convenienza che di stile. Infatti, tutti questi vecchi giochi hanno in comune il fatto di essere i migliori FPS di sempre, indubbiamente, ma oltre a questo anche il fatto che sono tutti giochi in cui non è possibile mirare dove non c'è un crosshair in mezzo allo schermo. E questo ha portato gli sviluppatori a posizionare l'arma al centro così da far sembrare che il giocatore stia effettivamente impugnando l'arma e che l'abbia davanti a sé. E questo ha contribuito notevolmente a rendere più realistica l'esperienza di questi giochi, sicuramente all'avanguardia per l'epoca. I primi giochi a non avere più questo stile sono arrivati verso la metà degli anni 90, quando gli FPS multiplayer stavano nascendo con titoli come Quake, il cui secondo capitolo fu il primo ad introdurre l'arma nell'angolo destro dello schermo. Questo fu dovuto anche al fatto che molti FPS del tempo erano basati su Doom o Quake, quindi anche la posizione dell'arma era ereditaria da questi giochi. Ma in casa ID questo cambiamento fu dovuto anche al fatto che John Romero, uno dei fondatori dell'azienda, la abbandonò poco prima dell'uscita di Quake, quindi per sviluppare Quake 2 sarebbe servito un nuovo level designer per sostituire Romero. Così trovarono Tim Willits, che decise di introdurre un nuovo sistema di puntamento non più basato sulla mira assistita offerta ad esempio da Doom e che facesse pieno uso della visuale biassiale del primo Quake, ovvero il crosshair. Questa soluzione semplice ma geniale fu il motivo che portò allo spostamento dell'arma dal centro al lato destro. Anche se non si poteva ancora effettivamente mirare, questo era comunque qualcosa di simile. Così da allora tutti gli FPS presero esempio dai maestri dell'ID che al tempo erano il modello da seguire per realizzare dei first person shooter. E questo fu anche possibile grazie a questi sorgente che l'ID rendeva disponibili open source agli sviluppatori delle altre aziende. E così altri giochi a macchia d'olio iniziarono ad utilizzare questa nuova scelta stilistica, tant'è che alla fine degli anni 90 ogni FPS che era stato rilasciato in quel periodo aveva l'arma all'angolo e non più al centro. E questa particolarità è giunta fino ad oggi su ogni FPS moderno, indistintamente dalla casa produttrice, partendo dall'ingegno di pochi ma talentuosi sviluppatori pionieri del genere degli shooter in prima persona. Grazie a tutti la visione, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, inoltre vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per supportare il canale e soprattutto per rimanere sempre aggiornati sui miei nuovi contenuti dove parlerò in molti altri dettagli interessanti riguardo al nostro amato genere degli FPS. E noi ci vediamo in un prossimo video.